and shadows, where the evil forces reign. Brave heroes stand together, by my honor, not by gain. Dungeons deep and caverns old, and mysteries unfold. Warriors, mages, dwarves, and elves, their destinies foretold. HeroQuest, the call to arms, adventure waits for thee. With courage, strength, and magic spells, you set the kingdom free. HeroQuest, the quest of legends, echoes through the night. Unite your hearts and steel your wills for justice, truth, and light. From the citadel of evil to the ruins of the past, enemies in shadows lurk, the die of fate is cast. Every step a challenge, every door a test. With bravery and wisdom, you'll rise above the rest. HeroQuest, the call to arms, adventure waits for thee. With courage, strength, and magic spells, you'll set the kingdom free. HeroQuest, the quest of legends. Insomma, questo può essere un'occasione per non solo iniziare HeroQuest, ma continuare. Esatto, è come se uno poi volesse aggregarlo come fosse un'espansione di HeroQuest, è questa doppia funzionalità tra il gioco base, quello classico, storico, rifatto recentemente, e ricominciare una scatola più piccola, anche magari un po' più immediata. È come partire da un -1, poi si va allo 0. Esatto, e poi aggiungi. And an interesting point of difference is this story takes place at the exact same time as the game system story, right? So the original quest, this takes place in the timeline at the exact same time as it. So you wouldn't ever play that and then go into this. You would play that or this. So it's contemporary to the base. Yeah. Oh. So when you meet Sir Ragnar for the first time in this, he's just been rescued by some heroes from Sir Warlord. That's the first time you'll meet him here. And the first time is different. So this is a great opportunity for you if you're a HeroQuest fan already to jump into this with all new characters, with characters that you've always wanted to play but never got a chance to do it. Grab a jump into Delphi, play the Berserker in Cyber First Slave if you're already a fan. Okay. If you are new to the game, you'll probably play the 4 heroes that are included here. C'è una cosa molto interessante, in effetti una cosa che non mi sarei aspettato da un prodotto come HeroQuest, ossia dare quella continuità mistica anche dei giochi di ruolo. Doug ci ha detto che se iniziamo a giocare al First Light, noi, e poi vogliamo continuare verso per esempio il gioco base, troveremo alcuni dettagli che ci suggeriscono che questa storia è contemporanea agli eventi del gioco base. Esattamente, che a loro volta si legano con tutte le espansioni, come per esempio le giungle di Delta. Sì, esatto. Ha fatto riferimento per esempio a un personaggio che si incontra nel gioco base. Praticamente questo stasera, se lì praticamente lo troveremo, se ci imbarchiamo nell'avventura di First Light, troveremo che qualcuno l'ha salvato, quindi in un certo senso si vede che il mondo sembra quasi un preludio per un gioco di ruolo. Sì, esatto. In quanto be an RPG. Ecco, ha questo aspetto che è particolarmente interessante, legato a un mondo vivo che solitamente nei giochi da tavolo, a meno che non giochi un Legacy. Esatto, viene un po' meno, anche perché HeroQuest, ricordiamolo, è un gioco che nasce negli anni 80, quindi nell'epoca d'oro, anche poi in concomitanza con D&D, e molti giocatori di D&D poi giocavano a HeroQuest. Quindi esatto. È stato un passaggio quasi obbligato, era il modo di avere dei modulari, personaggi sul tavolo. To use the contemporary time from word to word. So the first line and the main sentence, why this choice to make it at the same time? Because we want the people who are playing this for the first time not to have to feel like they need to go and play a bunch of other things. Right? You can jump into this world of HeroQuest right here, and when you're done, when you're finished, continue, right? You continue on the path. So you want them to feel the continuity line. Yeah. Okay. So another important
important point out here is that we, of course, collaborated with Stephen Baker for these quests. He was the original designer of HeroQuest game system. Ok, essenzialmente quello che hanno voluto fare con questa, perché hanno voluto dare questa continuità, per non far sentire il gap tra un gioco e l'altro, quindi porre uno a fianco all'altro le quest e non far sentire al giocatore una differenza sostanziale. Tra giochi, esatto. Esatto. La grande storia di HeroQuest, il setting è quello, i personaggi sono quelli, è una versione un po' più nuova per avvicinare anche tutti i nuovi giocatori, visto che c'è questo rinascimento di gioco ludico che sta avvicinando nuove generazioni. La riascesa di HeroQuest come di D&D, come di tutti i grandi capisaldi del genere. Rise of HeroQuest. In assenza, Un'altra cosa interessante è detto Doug, che ci dice Doug, che qui c'è il nome dei quest designer originali, che è Steven Baker, e queste avventure, Much Adventures, 10 Adventures so Much Adventure Inside. Queste 10 avventure introduttive sono appunto anche curate da Steven Baker. Quindi l'original designer non vuole lamentarvi con una roba nuova perché il design c'è continuità in tutto, dagli autori al setting, tutto è proprio un mini HeroQuest, che può diventare poi il grande HeroQuest. So what's new on the character sheet? What's new on the character sheet? Mostly you just need more character sheets, right? Some small changes, but like the number of quests here, tracking quests. Also, more is better. We have our rulebook, which is very similar to the core game system rulebook. However, my team members, Tess and Lindsay, have done a really good job, like laying out the information, making it a little bit more easy to read, to see like, like goes more in depth on how to set up. So Poi sono dei regolamenti che vedi sono poche pagine, ma vuol dire che sono scritte bene. Cioè, un regolamento di 20 pagine va scritto bene, che di 50 va pieno di frasi che poi magari confondo il giocatore. Ecco, una cosa molto interessante sono le reference. The component reference is very important to have this, and in the main manual nel manuale base non ci sono, quindi è una cosa utilissima che porterei anche personalmente è molto utile, perché non solo ci sono i tipi di oggetti scenici, ma ci sono anche i tipi di componente oggettistica, quindi che cos'è una tile oppure è una furniture. Quindi tu non vai a cercare subito la tile, vai a cercare l'arredamento oppure è molto utile, davvero molto utile. Perché HeroQuest, chi l'ha giocato sa, ma chi non l'ha giocato in realtà è questo dungeon crawl con il tabellone che viene rivelato passo passo, mano avanti che si va avanti nel gioco, dal Dungeon Master, che quindi ha il compito, seguendo le indicazioni della missione scelta in quel momento, di poi aggiungere i vari scenici. Quindi tu all'inizio hai solo questo tabellone vuoto che verrà mano a mano riempito con i mostri, con le porte, con tutto, che è la parte carina di HeroQuest, sono bellissimi. Basically, it's a huge dungeon crawl. It's a guided dungeon crawl, the legendary dungeon. I think that's the most iconic dungeon crawl. Yeah, it's the first, I think. I like maybe not first, but maybe it moves like E poi abbiamo the Zagor Stream. So we put some new art here on this
new artwork, yes. So yeah, mentor is reading at a lower tone, and you can kind of see some of the heroes on the side. So if I have my screen in front of me and you're one of my heroes, you can have something interesting to look at here. Sitting from this side, you see mentor in all of his glory. You know, still very similar information on the map to the core game system, but again, we wanted to give you know, the game system something that might be more different. So there might be that we see this different color on the character sheet, this different colors, and we can relate to the new artwork. The purple is perfect. Okay. Purple is perfect. And new artwork, and what's behind this? Is the same, or maybe we can find some differences? Mostly the same, but there might be some small differences in the wording. I see a dragon like there. We'll get to that. We'll get to that. Non si può dire. Okay, non si può dire. There's now you said the layouts for thieves. For example, we use a day dice. There's just two dice in HeroQuest. Damage dice and movement dice. And there are a lot of damage dice because there's a lot of monsters that use a lot of dice to hit you, to damage you. And as you said, very good new screen, new cover, it's capito. Al same time. Lo schermo del Dungeon Master è tra l'altro utilissimo perché appunto come stavano facendo vedere sul retro ci sono tutte diciamo le regole ancora più scevre diciamo che servono proprio per il Dungeon Master nel momento in cui fa giocare, e anche le spiegazioni dei dati che sono molto iconici i dati di HeroQuest perché hanno questa doppia funzione, cioè il dado del movimento del classico dado da 6 e il dado del combattimento che ha multifacce. C'è lo scheletro se riesci a colpire, c'è il dado di difesa che è lo scudo, e poi c'è la difesa dei mostri perché quando tiri in realtà potete sullo stesso dado. Esatto, sì. È particolare il sistema del di come funziona il combattimento, sì, in HeroQuest. E una cosa bella è che stanno facendo le nuove edizioni dei dadi a tema delle nuove edizioni. Adesso sono dei dadi di Jungle Delta di Explode Dice, Jungle Delta, che sono bellissimi. That's good. I know. Of course, to play HeroQuest, you need them up. Yes. And we have all new artwork here on the map. And yes, redesign it. Right. 4 or 5 with this version. Again, if you want to use you're an existing HeroQuest fan, you can use your existing board, or you can use this one. This one's more colors are more vibrant, and this one has a boot. Most importantly, the boot. Look at the boot. The boots. That's really important. When we released the core game system and the new art, we took this boot off. People are very passionate about this little boot over here. So we had to put that back. And then, of course, the big reveal here on the back side. For the first time in HeroQuest, you have a whole new map. It's the first time, and yes, it's the first time with a standard new map. It's the first time. So it will, you'll play through these quests in this map sometimes, the regular map other times, but also this is another tool in your toolbox when you're making home games, your homebrew games, and your custom games. Can we use this map either in the new quest from the new edition or only this? Nothing in the existing quest uses this map, so you'll have to be creative. You have to be able to read Argon to use this. But going forward, when you're making football Dungeon Masters, quindi per la prima volta abbiamo una nuova mappa che si affianca a quella più vibrante, più colorata, più accesa. Anche più storica in realtà, perché è quella proprio originale sta dietro. Che si è mantenuta fino a questa nuova edizione, e adesso però abbiamo possiamo utilizzare la seconda mappa, quindi quella nuova, per essere più creativi.
nessuna quest si adatta a quella mappa, però viene utilizzata perché c'è molto materiale homebrew. In HeroQuest non finisce qui il gioco, basta andare su internet per trovare avventure sia gratuite che la gente crea continuamente, e quella mappa può essere un nuovo dungeon, new dungeon, so new adventures, new enemies, new setups. So tiles, these are the same tiles that you'll find in the for HeroQuest game system. Nothing really new here, but I'm gonna keep this here. I'm gonna come back to it. So instead of plastic furniture and plastic monsters, we have cardboard standees, right? So I'm gonna find my bases here and open this up, and we can show you an example. Sì, intanto vediamo che non ci sono più le miniature per questa edizione, ci sono appunto dei cartonati stampati che comunque rappresentano sempre le stesse cose, gli stessi mobili. Esatto, stesso mobile arredamento. Ok, same furnitures, different print. No miniatures, just print. Yes. And then color. Anche perché ricordiamo appunto su HeroQuest originale c'erano proprio in plastica gli oggetti scenici, che bellissimi, ma io ho l'edizione originale, scomodissimi da trovare lì in mezzo perché poi te li perdi, te li mischiano, si cosano, e questo guardate che meraviglia. Yes. Comodi anche per i mostri, esatto, adesso hanno le basette per poterli inserire, sono degli inserti di plastica, di cartone rigido. You open doors, close doors, enemies, aberrations, zombies, skeletons, orcs. Everything in the core game system, you'll also find in here. What I wanted to point out was if you had your core tiles, right? You can see the game tiles here, thickness. These are really nice. You can see the difference in the thickness between, like, these are really thick. Hanno stampato le miniature, ma stampando non si andrà a perdere di qualità. Perché So these, we'll let you see some of these later. They're super nice. c'è una differenza sostanziale che mi faceva vedere Doug sulla thickness, non viene italiano, sullo spessore. Sì. Sullo spessore delle porte, per esempio, del mobilio è più resistente o comunque più spesso rispetto alle tile Che stanno, queste trappole. sì, esatto, tutto quello che trovi lì poi sul tabellone, che è più bidimensionale, perché quando sembrano più tridimensionali hanno questa doppio spessore in cartone, che sono effettivamente resistenti. Dato che questi devono stare sugli stand, Anche perché a forza di toglierti rischi di rovinarlo, invece così almeno lo metti lì e non si rovina la fattura. Gargone and Deathlights. So you'll be decorating your rooms with, furniture here. Okay, let's start a quest. Okay, we play on the stage. Fine, Okay, go. Go for it. Yes. So We see the throne, the treasure chest, abomination, close the door, open the side. Yeah, as well, you can travel in with it more comfortably. now, in our re-release of HeroQuest, we had some little rats. Yes. Put on your furniture. Some quests, I lost one. you love. Well, you're in luck. If you find this, we did put some tokens in for those, because some people who've been writing their own quests have been using those rats in like interesting and fun ways. So we wanted to make sure whoever bought this could also play those homebrew quests, or those content creator created expressions of our brand, and then some of our quests might use the rats. So we wanted to make sure that they were there for everyone. Quindi sono stati rintrodotti con quei ratti, queste particolari miniature che sono minuscole nelle edizioni del HeroQuest per salute, che sono minuscoli, piccolissimi, e praticamente li hanno comunque introdotte anche su base bidimensionale, come dicevi tu, per determinate quest. Doug stesso li usa per alcune sue quest, alcuni ratti possono essere molto
ispiranti, anche dato che c'è l'altra mappa dall'altro lato. Che comunque si presta bene. Esattamente. So you'll find Oh, the main character. managers, of course, are actually all plastic still. And we've made some changes to these managers that I'll take you through, kind of give you some of the inside peeks of some of the things that we were thinking about when we made it. So I'll start here with our dwarf. Next plus. That's race, plus. Hero. Huh? Hero. Yes. Thank you. So in the game system, our dwarf has got the two-handed axe. For many people, you want to use a shield and a one-handed weapon, or so. I was like, yeah, it might be interesting to give this one a shield and use it as a small axe. We did change this in the game. Instead of this is like the one little change that we did. Yeah, is that our dwarf will start with a hand axe instead of a short sword. But it's canonically the first heroes. So they changed something in the equipment. They got level the newbie equipment. A little. Don't throw the axe. Because of the last one. You'll be going to the dungeon like this. Don't do that. È la parte più divertente lanciare l'asse, Esatto. lanci e chiap. Quindi ci sono stati dei cambiamenti al design delle miniature degli eroi perché sono stati un po' ridipinti in chiave novizia. Quindi alla fine stanno cominciando adesso, cioè pochi soldi, pochi investimenti. I contadini che stanno entrando, no? Sono a livello 1, compare e dici ma scusa sei appena uscito dal castello, che cacchio mai? Infatti ha un'ascia, una mano e uno scudo perché infatti nel gioco base invece ha quell'ascia che sembra uscita da... Sì, la dipingi, Sì, però esatto. che è più grande di lui. Le gemme con tutte, esatto, esattamente. Tutta istoriata. Barbarian. So, In the core game system, Ragazzi, rispondo perché sennò non mi sentite, succede un macello qua. Allora, non ho aggiunto te Matteo nel video, ti sei aggiunto da solo, primo. Secondo, ragazzi, StreamYard non mi fa zoomare, quindi non mi posso avvicinare. Ci sono le telecamere qui, quindi non mi fanno avvicinare. Quindi devo stare seduto qui con sto grandangolo infinito. E poi che altro volevo dire? Vabbè, basta, tutto qua. Quindi se la qualità non è il massimo è perché non mi posso avvicinare. StreamYard non mi fa usare lo zoom. and then we give this pose that's like, hey, I'm challenging, I'm charging you. He's there to soak up. Per ora stanno parlando di First Light, quindi stanno facendo vedere le miniature piccoline, nuove, il cartone, tutto quello che vedete sul tavolo è First Light, non è altro. Attenzione a questi piccoli dettagli, e ascoltare la community comunque, fare attenzione a quello che è stato chiesto che non mi piace, per esempio, che sia posto in quel modo, adesso più. Esatto, proprio ti tengo d'occhio, Poi ti molto bello, esatto. Rage and Scream and Chucky. Sì, mi siederei volentieri sulla poltrona vuota, effettivamente. So that it would be if you had actually forged it. And we give her this pose. And this pose is a little callback to the old elf pose. Remember the old elf where he was holding a sword to his side? And we're like, we wanted to say, hey, people who's loved the elf for 30 years or more. Yeah, maybe this, harkens you back. Like all of the rings, Elven army, they stand on the side. I wouldn't go that far. There's definitely some classic elf art from HeroQuest where the elf was holding their sword. Se tirano fuori l'espansione nuova mi alzo, ve lo giuro che mi alzo e mi metto sul palco. E quindi anche lei fa tutte le sue modifiche, non c'è più lo scudo, ha questa mossa un po' più attenta, dove comunque un mezzo tank, ricordiamo, fa magie E poi attacca con le Io non vedo nient'altro nascosto. I love the charm of our wizard, but we did see that people wanted kind of more of a grizzled wizard. So this wizard, you see, he's got a little bit of a beard, he's got a cloak, he's got like this cloak, he's got some fire here. He looks a little bit more like he's heading in the direction. Sostanzialmente vi traduco quello che ha detto finora. Ha detto che lo schermo del master l'ha disegnato lui, del nuovo First Light,
che c'è il tabellone nuovo, le miniature sono in cartone, vabbè, cose che sappiamo già, che queste sono state tutte progettate da Stephen Baker e basta, tutto qua. Adesso è più mago. Sì, è anche la cosa un po' polemica, Ha detto che la mossa la richiama adesso il mentor, quindi Ragazzi, se potete tradurre in inglese per chi ci ascolta e non capisce l'italiano, mi fate un favore perché non riesco a scrivere commenti. Comunque non fa zoomare StreamYard. So our dragon is rearing up, very humanoid stance, because there's a reason for that in our story. As you play through the story, you'll see why he's kind of got a humanoid stance to him. We're also using a dark black, metallic silver kind of hue plastic here, so it's kind of gives you that dread vibes. A little scary, but it's got a little shimmer to it. Non posso scrivere commenti, ma li leggo i commenti, eh. Mi raccomando, ragazzi, datevi una controllata. I have a question for you. You'll see on the colors of the dragon how the dark official color of that dragon. How do you big brand paint that dragon? Oh, I painted? How do you imagine to paint that dragon? Red. Oh, gee. I see a lot of people paint our miniatures exactly like the card is. And it's got kind of a, it's black, mostly black and dark, but it's also got some additional colors inside the scales, which I think gives it a little bit of dimension, a little differentiation from other dragons. So, I'll share the dragon card. Another thing about the dragon is you see the horns here are curved up and pointing in. That's also a callback to previous HeroQuest miniatures from the past. We want you to, go, oh, that reminds me of someone, maybe an old gargoyle, perhaps, or an old warrior from past adventures. So that dragon's not that concerned as well. So il drago è stato curato nei dettagli anche per le corna. Mi stava dicendo queste corna che richiamano la definizione di HeroQuest. Infatti possiamo vedere che le cose dice possono essere anche collegate a quelle di argomenti, quindi potrebbero provenire da qualcos'altro, non abbiamo ideato. Ok, lo gioco, se vuoi poi vuoi sapere di più. Ed è molto dettagliata. Abbiamo fatto una domanda chiedendo come immagina essere pitturato il drago. Molta gente si limita ai colori ufficiali che sono questi. Sì, è una. Mi sto avvicinando col cubotto piano piano come un ladro. Esatto. Io personalmente lo farei rosso. È il più cattivo di tutti. Il drago è come la Ferrari, cioè l'immagine è rosso. E ti costa tanto. And again, here you'll get all the cards from the original HeroQuest game system. And in fact, you'll get many of the same treasures from that game system in this. Again, they're not meant to be played one after each other. They're meant to be played one for this. So everything you need to continue on is here. Now, dice. Oh, We've got dice. Yes, we've got combat dice here. We've got movement dice. Adesso mostriamo i dadi, che sono quelli di movimento classico di 6, si tirano due dadi, insomma. Chiarissimo. Non puoi sbagliarti. They are showing the dice, but we know very well these dice. Le storiche immagini. Esatto. Sono sempre, ecco, una cosa che ho sempre apprezzato di HeroQuest è che ha i dati chiarissimi, che si capisce subito. Non puoi confonderti su quello che è, se no. No evidence, just blank dice, verified dice, clear dice. Now,
this is a slightly different color than the HeroQuest 4 game system. So what I did is I took the color of the skeletons and zombies, all that foam, and I had them use that. Ok, non sono completamente bianchi come, non sono completely white, non sono completamente bianchi come quelli del gioco base, ma qui sono bianco scheletro, bianco ossa. Yes. Ragazzi, sta guardando la telecamera, non guarda me. Just how the game is packed out, but there's one other thing here that I asked Rob, who assembled this packaging for us to do, is now. Dati incorporati. Roller. So Nella scatola di First Light c'è anche il lanciadadi incorporato. stop losing your dice under your sofa. I dadi non si perdono più sotto il sofà, o magari sì, però sai di avere la possibilità di lanciarsi, poi uno li lancia dove vuole. Ma... E io hanno usato praticamente tutto lo spazio della scatola, poi c'è un altro piccolo spazio utilizzato per le carte, e quindi abbiamo lanciadati ufficiale per HeroQuest. So officially dice roller breakfast, and now it's so. It's not advertised as a dice roller anywhere, but you heard it here. It's my dice roller. That's so. La scatola viola è l'interno della scatola di First Light. For new adventures, un prodotto veramente interessante anche per le dimensioni dell'adventure. Very comfortable for traveling. Maybe you want to play in HeroQuest and you don't bring the monolith. È molto comoda infatti la scatola, perché essendo uno starter set contiene tutto in poco spazio, ma c'è veramente tutto, dalle miniature, dai mostri, il dice, le carte, quindi pratico per essere portato in giro, per essere giocato ovunque, a qualsiasi serata con gli amici, a qualsiasi evento, e ha questa modalità di combinazione che si può coadiuvare con il nuovo HeroQuest o giocate singolarmente. All'interno ci sono tutte le mappe e le quest. No, Stavo guardando che per essere un'introduzione introduttiva, for an introduction set, the quests are very molto complete. sono molto complete, quindi non è soltanto perché introduttiva, è ristretta, è exhaustive. There's a lot of things to do in the quest. So monsters, take a look past them. Sono meglio gestita, ecco, ma a livello di qualità in realtà nulla da togliere al base. Quindi... It's an introduction set that is not an introduction set. No, exactly. It's a complex edition. It definitely has some modern inspired challenges in this. So I think it'll appeal towards a modern audience and give you some ideas for your own games. And of course, we included some new rules in here. Ragazzi, qui temo che non presentano nulla. Of course, the unthreatened movement rules so that you can, not have to rely on the dice for movement. People really like that rule as well. So we've brought that in here. So we think it's going to be a big hit with new players, and hopefully draw new players to our world that we all intendo fare appunto di avvicinare nuovi giocatori, proprio perché e penso anche che avendo questo set che è ridotto rispetto a sappiamo che l'edizione nuova di HeroQuest è importante, ma sì, è come quella classica, anzi molto più spessa per volume, rispetto a quella lunga già base degli anni 80. Questa è più alta perché sono molte miniature. Qui invece è più comoda anche da portare e ripeto, un gioco che su 10 queste non è che ma poi bisogna anche vedere se le completi, se sopravvivi a tanti. Io per farne 3 ci mettiamo 3 mesi, giochiamo anche magari il tempo va scorrendo lentamente quando giochi. Ma anzi, uno ha anche meno tempo, magari uno ha la vita di tutti i giorni, anche più comodo, anche lì è tutto più compatto, quindi è veramente un bel prodotto e bello. Interessante, molto interessante. Very good idea. Very good.
How much is difficult to play that dragon? Did you play test the dragon? Yes, I've played that. You win? Sometimes you win, sometimes you lose. But in HeroQuest, we want to see the heroes win. But I also want to see them challenge. So one of the things maybe I shouldn't say it, because it might be a spoiler. I want it to come out in gameplay. But the dragon's got some rules and mechanics that make it let's just say a little bit more challenging. Challenging. It could be anything. I'm curious. I just want to. What's the dragon? I'll wait till next year. So then, it's a face. Yes, I mean the monsters are public. That's weird. So yes, yeah. Go ahead. Do the honors. Tell them about the dragon. The dragon is. Stanno dicendo che il drago può lanciare palla di fuoco a volontà e quindi è molto forte. Fireball, if you want, it's best. But also the draconic play, what the dragon can do is on its turn, it can fly through enemies. And then Ma First Light is already released. and then move again. It is very mobile. What that does is your barbarian getting in this dragon's face does not necessarily protect your wizard. Okay? You have to be strategic when you're fighting this dragon because it has a lot of options on where to get to make attacks. But it can't end in a space that occupies another object or character. So, you have to position your wizard in a way that they're safe. Perché in effetti in HeroQuest uno dei problemi è che alcuni combattimenti diventano statici, cioè nel senso che quando tu combatti è un gioco di strategia anche in base al posizionamento. Con il drago adesso essere il mago che solitamente sta dietro e lancia protetto dagli altri. adesso è molto particolare perché lui può spostarsi attraverso tutte le medine. Quindi con Draconic Flight puoi spostarti. E quindi chiaramente ingaggi uno, ingaggi l'altro, Esatto. Sono tu e il mago che siete lì contro tu e il barbaro. Quindi adesso il mago non può stare tanto tranquillo dietro. Perché gli arriva lì Arriva un drago di sopra, da una certa. So if this was a scenario, our dragon come up here, make an attack on the hero, and then it could finish its movement. Maybe it wants to leave. Make it hard for you to chase perché uscire dalla stanza. Can exit from the room and go straight to the wizard. Però vedi, chiaramente essendo, immagino, la boss fight, viste le statistiche, The final boss. ti rende molto più dinamico e divertente, mentre sui minions alla fine sono anche pochi punti vita, quindi punti giù sul drago non è così scontato. Tu stai dicendo, facciamo una partita oppure a leggere il manuale. Non ci roviniamo la sorpresa. Sono un Dungeon Master alla fine. I think that's everything. It's everything. It's fantastic. It's complete. A complete edition. A complete. Bene, penso che abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto, sì. Abbiamo chiesto tutto. Ci sono domande magari tra il pubblico, qualche curiosità sul processo creativo, su HeroQuest, sui combattimenti, qualcosa? Prende il gelato. Bravo, guarda. Lasci tu. Ragazzolino. La regia ci legge nella mente, forse ci sente mentre parliamo. Può essere. Mi sentite? Sì. La prima domanda è quando esce la versione in italiano di First Light e la seconda quando esce la nuova espansione. Ok. What's the release date for First Light in Italian? Maybe next year? Game designer. Ok, esattamente, che poi sono le politiche aspro. Tell me everything.
Okay. And then, second question, what about the new expansions for HeroQuest? Do you see something? Can you tell us something on the new expansion? There's something in work in progress? I have nothing to share about any potential new expansions that we may or may not be working on. Unfortunately, I can't comment on that. But I will just say that I'm hard at work in the Alchemist Lab. The team is hard at work forging new artifacts for you to wield. We just can't talk about what those things are specifically. Ok, quindi no, attualmente non c'è nulla, o comunque no. Ti dico quello che dice lui, quindi magari ce lo dice così, però non c'è nulla, ma comunque ma comunque stanno lavorando su qualcosa, quindi sicuramente qualcosa con lei pentola, sicuramente qualcosa avremo, stanno forgiando nuovi artefatti, Esatto. però ecco, sicuramente qualcosa vedremo. Attualmente è uscita anche Talisman, che è la cosa più recente, che è uscita già la nuova edizione. La nuova edizione l'abbiamo già presentata al Play, adesso si sta dicendo anche Talisman Alliances. Okay. Quindi è in movimento, la macchina si muove, non stanno lavorando sempre su. Quindi attendiamo novità. Non è fermo, è come vedete, first light is an example that the car is starting keeping moving. So, bene. Stanno working. Io ragazzi vi ringrazio, facciamo un applauso per i nostri fantastici ospiti. Grazie. È stato molto divertente, molto bello e bellissimo. Thank you for your work. That's okay. Bene, grazie ragazzi. Grazie a voi. Io rimango seduta. Sì. Sì, lo so. Can I? Doug, you are live. Vediamo lì davanti? Ok, alziamo. Devi fare proprio no. Yeah. Yeah, it's live. Ah, okay. Thank you. Okay. Yeah. Maybe look at the color of this. Like a black metallic. My friends at Gen Con, they know I only roll skulls, right? I only roll skulls. The mom's our guy. This is the almost Dobbiamo cominciare un'intervista con i nostri prossimi ospiti. Non andate via perché continua la macchina del Grog stanno per salire sul palco, così arriva Simone di HeroQuest. Ciao, benedetta. Ciao caro. Lasciamo un po' di tempo di potresti fare un crossover con Cyber Flash HeroQuest. Sarebbe bello anche perché Cyber Flash cioè comunque è stato influenzato da HeroQuest, chiaramente, come tutti noi nati negli anni 80, poi abbiamo subito l'influenza di HeroQuest. Sì, cioè poi per forza qualcuno che faceva il master si possono giocare, Anche tu hai iniziato con HeroQuest, vedi già da piccolo mi ricordo HeroQuest, Master,
Era un gioco della torre che dovevi lanciare per sbarcare la torre, come si chiamava? Perfect. Se lo ricordate? Perfect. Assedio? Assedio. Non so, quelli sono i primi ricordi dei giochi. Grazie mille. Grazie, un piacere. Piacere mio. Come volete mettere qua? Oggi il posto a Francesco Possetti e chiamo